Mi è stato chiesto nei commenti di realizzare un copritazza punto Granny e mi serviva proprio perché non lo avevo ed ecco qui il progetto. In questo tutorial ti mostrerò come realizzare questo copritazza. Ho utilizzato una misurazione media che permette di adeguare il copritazza sia a tazze di formato standard come questo, che hanno la stessa dimensione sia alla base che al bordo, ma anche di tazze come questa che hanno una base più stretta e un bordo più largo. Più o meno ci siamo adeguati, anche perché, come avevo mostrato nel video del punto Granny a pannello, che se non l'hai visto ti lascio il link in descrizione, dovremo realizzare un multiplo di 3. Dobbiamo adeguare i punti, le catenelle, alla dimensione che ci occorre. Andiamo a vedere subito il tutorial. Per questo progetto utilizzeremo un filato di cotone. Io utilizzo il filato Drake della Tessiland e come sempre sotto al video in descrizione trovi tutti i materiali che utilizzo nei miei video. È un filato di cotone ed è ideale per il nostro copritazza che andremo a realizzare. Utilizzeremo l'uncinetto numero 4, un metro e le forbici. Io vorrei cercare di realizzare un copritazza che può andare bene sia per questa tazza che per questa. Siamo sui 20 cm e realizziamo un totale di catenelle che siano multiple di 3 e che ci permettano di arrivare a circa 20 cm. Ho notato che con 30 catenelle arrivavo a 19 cm, quindi ne ho realizzate 33, perché in questo modo arrivo a 21 cm, ma teniamo conto che una volta iniziata la lavorazione tende un po' a stringersi. Ora dovremo aggiungere altre 3 catenelle che ci serviranno come primo punto alto. Per iniziare dobbiamo saltare le 3 catenelle che abbiamo creato, entrare nella quarta e fare un punto alto. Andremo a realizzarlo sul retro dove si è formata questa costina. E facciamo un punto alto. I primi 2 punti sono 2 punti alti. Saltiamo una catenella, entriamo in quella successiva e facciamo un punto alto. Facciamo un altro punto alto nella prossima catenella e ancora un punto alto nella successiva. Di nuovo saltiamo una catenella, entriamo in quella successiva, facciamo un punto alto. Ancora un punto alto nella catenella successiva e un altro punto alto. Continua saltando una catenella e nelle 3 catenelle successive fai un punto alto in ognuna. Dovremo finire la nostra riga con 2 punti alti, esattamente come all'inizio. Avevamo iniziato con 2 punti alti e finiamo con 2 punti alti. E questo è il primo giro. Per fare il secondo dobbiamo fare una catenella, giriamo, abbiamo i 2 punti alti creati prima, questa volta dobbiamo creare un punto alto e poi entrare nel primo spazio creando il primo gruppo di punti alti. Quindi ora creiamo un punto alto nello stesso punto in cui ci troviamo
e poi entriamo nel primo spazio, quindi questo qui, e facciamo 3 punti alti. Continuiamo a fare 3 punti alti negli spazi che abbiamo creato quando abbiamo saltato la catenella iniziale. Quindi passiamo direttamente nel prossimo spazio e facciamo 3 punti alti. E continuiamo fino alla fine. Dobbiamo sempre ricordarci di finire la fila esattamente come l'abbiamo iniziata. Abbiamo iniziato la riga 2 con un punto alto e finiamo con un punto alto e lo andiamo a creare al centro dei 2 punti alti della fila precedente. E anche questo giro è finito. Come sempre, per girare dobbiamo creare una catenella e poi voltare il progetto. Dovrei iniziare esattamente come per la riga 1, quindi creando 2 punti alti all'interno dello spazio, quindi tra il punto alto della riga precedente e il gruppo di punti. Come vedi si è formato uno spazio. Qui andrei a creare 2 punti alti e poi successivamente in ogni spazio 3 punti alti fino alla fine. Dobbiamo creare alcune righe per arrivare a un'altezza che ci permette di coprire abbastanza la nostra tazza. In questo formato standard possiamo fare anche un'altezza di 8 cm. Con 8 giri abbiamo raggiunto circa 7 cm. 7-8 cm può andare bene come altezza. Volendo puoi aggiungere ancora una riga. Come puoi notare, lavorando le righe si è un po' ristretto, quindi invece che essere 20-21 cm siamo scesi a 18, quasi 19. Quindi tieni conto che perde un po' di centimetri, anche se puoi tenerlo abbastanza teso, se hai degli spilli che puoi puntare, puoi tenerlo teso, in questo modo riesce a tenere la forma. Io l'ho realizzato di questa dimensione perché ho anche altri tipi di tazze come questa e quindi ho trovato una via di mezzo che può andare bene per entrambe. Una volta finiti i giri, dobbiamo realizzare i ganci ai lati del copritazza. Dobbiamo realizzare una serie di catenelle che ci permettono di agganciare il copritazza al manico. Possiamo realizzare dalle 16 alle 20 catenelle.
io ne realizzerò 20 e poi andremo a misurarle sulla tazza. Una volta realizzate le catenelle, facendo attenzione a tenerle dritte senza attorcigliarle, entriamo nel primo punto alla base e facciamo un punto bassissimo. Ora possiamo misurare per vedere la dimensione, se può andare bene. Dato che il mio copritazza è un po' più stretto, 20 catenelle vanno assolutamente bene, tu puoi realizzarne dai 16 ai 20, poi misura sempre a seconda della tua tazza e del formato. Anche su questa tazza può andare bene, per me 20 catenelle. Se vuoi creare delle catenelle più rinforzate, puoi sempre fare un altro giro di punti. Qua siamo sul dritto, puoi fare una catenella e girare ed entrare in ogni catenella facendo un punto basso. In questo modo rinforzerai il gancio del copritazza. Anche per non rischiare di allargare troppo le catenelle. Finiamo con un punto bassissimo nel primo punto del pannello e quindi abbiamo creato un gancio più rinforzato. Possiamo tagliare e fare il nodo. Per realizzare l'altro lato di catenelle facciamo un nodo, entriamo nel primo punto e facciamo un punto bassissimo, dopodiché creiamo il totale di catenelle come abbiamo fatto in precedenza, nel mio caso 20. E come prima, tenendo le catenelle dritte, andiamo ad agganciarle nell'ultimo punto. Questo era il nostro cappio iniziale e facciamo un punto bassissimo e andiamo a rinforzare facendo una catenella, girando e entrando in ogni punto facendo un punto basso. E possiamo tagliare il filo. Andiamolo a testare. Nascondiamo i fili in eccesso. Possiamo aiutarci utilizzando un uncinetto più piccolo se non abbiamo un ago da lana. In questo caso abbiamo sia l'eccesso dell'ultimo filo tagliato che il cappio. Li facciamo passare attraverso le due costine opposte e poi creiamo un nodo ben stretto, così che non si noti, e ne facciamo ancora uno. E poi tagliamo. Abbiamo finito il nostro copritazza punto granny. Può andare bene sia per tazze standard come questa, ma anche in formati come questo. Puoi decidere di realizzare anche un'altra riga, oltre a quelle create, oppure di cambiare colore a ogni riga a piacimento. Per questo tutorial è tutto e spero di vederti nel prossimo video.